ci raccontate un po' come nasce questo Kamemi Camping? Allora, il Kamemi nasce nel 1992 da un'intuizione dei nostri genitori. Qua era un mandorleto, uno dei tanti mandorleti siciliani, nulla di straordinario. Poi, beneficiando di un finanziamento della regione siciliana, siamo riusciti a riconvertire questo terreno da agricolo, prettamente agricolo, appunto mandorleto, in attività turistico-ricettiva all'aria aperta, appunto open air, e nasce esclusivamente come campeggio. Poi diventa village, quindi con i bungalow in seguito. Ma per anni ha avuto appunto unicamente l'etichetta di campeggio Kamemi. Qual è secondo voi il pezzo forte della vostra struttura? Ma guardi, l'accoglienza che diamo a tutti i clienti, dandogli una particolarità che sono le nostre spiagge, i nostri luoghi archeologici, il percorso etno-antropologico di storie stratificate nei secoli lungo tutta la costa sud-occidentale e quello che può essere pure il percorso di prove di vino o di mangiare tipico siciliano. Volevamo chiedervi com'è la risposta dei turisti, che tipo di turisti vengono, più stranieri, più italiani? Allora, noi siamo aperti tutto l'anno, già questo è un fatto che ci caratterizza rispetto a tanti altri nostri colleghi che hanno voluto fare una scelta unicamente estiva. Noi abbiamo l'anno che è diviso da diversi mesi, che questi mesi portano anche abitudini e turisti diversi. Voglio dire, d'inverno unicamente stranieri, gente che viene a svernare, gente che viene a gustare più la Sicilia come territorio. Ecco, l'etichetta che diceva mio fratello va bene, quello del turista che cerca di scoprire il territorio. In estate invece il territorio passa in un certo senso in secondo piano, quando invece il turista che viene per godere dei frutti e dei servizi proprio del campeggio. Quindi d'inverno il turista straniero gira la Sicilia e gira il territorio, d'estate il turista locale, non più straniero, ovviamente anche qui ci sono 40 gradi, gusta invece i servizi della struttura, oltre che a quelli del territorio. Che servizi offre il vostro campeggio? Ma noi siamo aperti tutto l'anno per una clientela che può essere di famiglie principalmente o di persone della terza età. La differenza è notevole perché nel periodo invernale non ci sono aperte molte attività come il supermercato o le piscine o l'animazione. Nel periodo estivo invece l'animazione, il supermercato, tennis, calcetto e le piscine sono il nostro fiore all'occhiello, ma proprio perché nel periodo invernale ci sono molti anziani del nord Europa, quindi della terza età, che vengono a svernare e vogliono una vacanza minima, non hanno molte richieste, vogliono soltanto il bel tempo, ma quello già ce lo dà il Padre Eterno. Nel periodo estivo invece abbiamo le famiglie che cercano l'animazione per i figli e per loro stessi avere una vacanza tranquilla. Secondo voi un po' com'è il panorama del campeggio, del camping in Sicilia? Allora, ci vuole una politica mirata per esaltare le qualità e le virtù del campeggio. Diciamo che il legislatore ultimamente non è che abbia focalizzato bene le sue politiche di incentivo per quanto riguarda il turismo all'aria aperta. Si è legiferato molto sui B&B, molto e male devo dire, si è legiferato molto anche sugli agriturismo. La politica è particolarmente sensibile alle tematiche degli alberghi, il campeggio ancora non ha avuto l'adeguata enfasi, l'adeguato rilievo sia da parte, ripeto, del legislatore che anche degli operatori turistici per portare avanti questo tipo di attività. Diciamo che il mercato ci ha agevolato perché dal 2008 il mondo è in crisi, l'Italia è in crisi, la Sicilia ancora di più e tanta gente si sta reinventando, ripeto, da 10 anni a questa parte si sta reinventando campeggiatore, quindi anziché essere un qualcosa di pompato dall'alto con gli strumenti e con gli incentivi che sarebbero giusti e idonei portare avanti, io vedo tanta gente che si improvvisa, al contrario, dalla base si improvvisa campeggiatore e siamo noi quasi quasi a guidarli e a fargli scoprire quali sono i vantaggi di questo turismo all'aria aperta. Se ci fosse l'unione di queste due cose, cioè una domanda dal basso che attualmente esiste ma deve essere incentivata e una corretta offerta da parte dall'alto, dal legislatore, ripeto, dal tour operator, dai vettori, anche il trasporto, ad esempio, un esempio su tutti,
la Sicilia è mal collegata, la Sicilia è un'isola e il fatto dell'insularità pesa tantissimo. Ci sono stati anni in cui c'era il camping on board, cioè le compagnie facevano in modo di ospitare il camper all'interno del traghetto, facendo dormire i turisti nel traghetto. Quegli anni abbiamo avuto il boom. Poi per motivi vari, ecco, le politiche che hanno cercato di mortificare quelle che erano le esigenze dei traghetti, perché c'erano problemi di sicurezza, che tu puoi dormire là se c'è un determinato di sicurezza, standard di sicurezza che non ci sono, e quindi il turista è costretto a prendersi la cuccetta, lievitando costi, e quindi i camper diminuiscono. Avete dei progetti riguardo a questo campeggio per il futuro? Decisamente sì, un campeggio in notevole aumento per fortuna di presenza, abbiamo molti progetti come l'aumento dei posti letto, perché il campeggio di per sé non è rimasto come gli anni 70-80 per tende, roulotte e camper, ma si sta evolvendo verso le case mobili, che sono delle unità abitative su ruota dove forniscono tutte le comodità di oggigiorno, quale la coibentazione caldo-freddo con i vari climatizzatori, doccia, vicino lavandino nella stessa unità abitativa, ma nello stesso tempo si vive all'aria aperta. Sono tutte fornite di ampie verande per vivere proprio all'esterno, con quello che ormai è diventato d'obbligo, che è il barbecue, dove all'esterno possono provare tutto ciò che produce la Sicilia, sia come pesce che come carne.